Iniziamo con una risata, ma non possiamo dire per quale motivo ridiamo. Mm, Qua non possiamo proprio dirlo, mi spiace. no. Se no, altro che censura di YouTube, qua proprio la censura della buon costume. No, non la buon costume della decenza. Ovviamente è solo colpa di Elena, perché Certo. come non dire ciò che è vero, no? Elena, Sì, ciao. ciao. Siamo qua con Monica. Mhm. Conto, come sempre, poi mi dici quando sei pronta, da 5 a 1 e ti connetti a Monica di cui hai sentito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bene, come la vedi? Allora, è lei. La vedo come se fosse... È in una stanza, potrebbe essere... Cioè, mi dice che è una stanza di casa sua, tipo la sala di casa sua, ok? E la vedo... Però la vedo lei al centro, poi casa sua e è come se intorno ci fosse un canale d'acqua che la isola da tutto il resto. E quindi è lei da sola. Quanto questa visione è influenzata da quello che ci ha raccontato Monica? No, 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 non c'entra No? con... Monica, io posso dire dove sei nata? La città? Ok. Venezia. non c'entra con Venezia, nel senso, il significato ehm, è come se lei si sentisse da sola, cioè quello che mi vuol far vedere è che eh, è arrivata ad avere casa sua, ce l'ha fatta da sola e però è come se non potesse, ci fossero appunto un canale in mezzo che la isolasse da tutto il resto, da tutti gli altri, no? Come se lei non avesse trovato gli strumenti per attraversare il canale. Ti dà Ok? l'autorizzazione? Mhm. Sì. Ok, io ho la sensazione che oggi ci divertiamo. Tu hai Mhm. questa sensazione, Elena? Vediamo, vai. Monica è un po' streghetta. Mhm. Vediamo la vibrazione. 75 miliardi. Consapevolezza. 168. PS, PE. 53. 47. Vite precedenti. 1823. Cervello, percentuale. 9,7. Quanto, scusami? No, no. 9,7. Ok. Tu, Elena, hai già incontrato in altre vite Monica? Allora, quello che mi fa vedere è, vedo io e lei in un mercato, che siamo dietro, siamo in un, come si chiamano? In un banco del mercato, io e lei che lavoriamo e serviamo i clienti. Mhm. Mm, Sorelle? Colleghe? sai che forse eravamo una coppia.
di donne. Mm, coppia di donne, bene. Su 1823 vite, quante vite ha avuto Monica come donna con una donna accanto? Anche alla percentuale, se vuoi. 3% mi è venuto. Ok. Va bene. Allora, ha degli ottimi livelli, Mhm, un'ottima vibrazione. Monica sa crearsi un ad eternum oggi. sì, Lo fa davanti a te e te lo fa vedere. sì, sì, l'ha fatto tranquillamente. Ok. Apriamo le porte del cinema che è ancora vuoto e andiamo Mhm, nella stanzina accanto che è Jimmy Infinitum, no? Te la ricordi? mhm, Dove ci si allena o dove ci si diverte a guardare queste tre teche. mhm. Vic, Eterna Frequenza, beh anche quattro teche adesso. CDF, la nuova pillola, coraggio, determinazione, forza, decisione, Mhm, forza. Ehm, Eterna Frequenza, Vic e Ad Eternum appunto. mhm. Sto prendendo il conto di tutte queste creazioni. Lei le conosceva, le capisce, le acquisisce, cosa fa da sola? Le acquisisce, è come se di solito magari la persona entra nella Gym Infinitum e deve, diciamo, osservare, poi sentire la vibrazione, poi acquisirne la, no, la consapevolezza e la capacità. Per Monica è come se appena entrata lei riconoscesse subito quel linguaggio, ok? Quindi non ha dovuto guardare, capire, ma è stato diretto, no? La vibrazione per lei era chiara, quindi ha fatto subito, ha preso subito tutte le informazioni. Ok, la vestiamo da persona che lavora nel cinema di una volta, la mettiamo alla porta e invitiamo un po' di persone, tutte quelle che lei vuole invitare, per esempio i due figli, l'attuale Mhm, compagno, gli ex compagni, il padre. Tua mamma è viva? Sì, tua mamma, la mamma, padre, mamma, mamma, papà. Non so, prima li ha citati, i compagni di scuola. E tutti i veneziani, Ale, i gondolieri. Ghe, no? Ghe. Eh. Se tutti i veneti sapranno Eh. cosa sto alludendo, ma gli altri no. E a me diverte molto, comunque. Va. Fa tanto ridere quella cosa lì. Mhm. I figli ci sono? Sì, il più piccolo è proprio davanti, insieme al suo compagno. Seconda fila c'è il secondo, il più grande. Vabbè, gli ex compagni sono un po' indietro. La mamma e il papà sono quarta fila. E poi dietro, vabbè, ci sono tutti i veneziani e i gondolieri. Mhm. Ok. Tutti seduti Sì. e Monica può già far vedere quello che ha imparato, no? Nella Gym Infinitum. È inutile che loro vadano lì. Mhm.
Guarda un attimo la PS dell'attuale compagno e quella di Monica, mettile insieme, mettile vicine. Mm. Allora, l'immagine che mi è arrivata è che quando le ho messe vicine si sono unite. Mhm. Unite in che senso? Si sono fuse. Fiamma? Mm. Non c'è quella forza così, così. Quindi secondo me sono due anime affini proprio dell'ultimo livello, quello prima della fiamma. Perché si fondono le anime affini? Cioè lo fanno? No, l'ho visto, è la prima volta che lo vedo. Probabilmente a questo grado lo fanno per vedere, per sperimentare una forza insieme. Mhm. Ok. Mhm. Non è come la fiamma perché la fiamma sprigiona un'energia, una forza che va, cioè, è proprio particolare, va per chilometri e chilometri, in questo caso no. Ok. Però sono talmente affini che provano a fondersi. Esiste la fiamma? Mm, sì, Croazia. Che non è lontana, da Monica. Mm, È croato, italiano, parla italiano? È una donna o un uomo? no, è un uomo ed è, penso sia un italiano che lavora là. Eh, chiamiamolo nel cinema. Adesso un casino viene fuori qua. Botte nel cinema sarà il titolo della sessione. Già lei fa botte con le entità, adesso vediamo. Botte. Mhm. Botte da orbi. Però vediamola insieme invece a Monica, questa fiamma, come la vedi diversamente dal compagno. Cambia la forza energetica. Direi che l'affinità nella Matrix, diciamo nella vita di tutti i giorni è praticamente è uguale, ok? Ma nel loro caso cambia la forza energetica della PS. In che Che, modo? beh, quella della fiamma la vedo potentissima, la vedo proprio, non non è attaccabile. Non è attaccabile. Eh, con la sua anima, con l'anima affine, cioè il compagno con cui è adesso, eh, cioè ognuno a sé, quindi
ognuno di loro deve imparare a essere talmente centrato da non farsi interferire, ok? Mhm. Però si deve centrare e allenarsi a non farsi interferire. Quando c'è la fiamma, Mhm. Non ce n'è bisogno. non ce n'è bisogno, cioè è proprio raro che ti devi mettere ad allontanare le interferenze, è proprio raro, Mhm. raro. È Mm. previsto un incontro? L'hanno deciso? Visto che siamo lì, insomma, non è che... No, beh, non è che sta a Pechino. Ha un'età compatibile con Monica o è un ragazzino, un vecchietto? No, secondo me potrebbe essere compatibile. Un pochino più grande, ma potrebbe essere compatibile. Ehm, ci potrebbe essere anche l'incontro. Quello che vedo adesso è che Monica adesso sta bene con l'anima fine con cui è, e quindi in questo momento non ha intenzione di portare l'attenzione sulla fiamma. Va bene, Mm. va bene. Vediamo queste famose entità eteriche. Facciamole entrare tutte. Allora, allora c'è Zeus, Mhm. poi c'è un falconiforme, e un piccolo rettile. Mhm. Mhm. Basta? Sì. EDL? Ehm, ce ne sono tre? Tutti dentro? No, uno gira intorno. Entità mentali? Sì. Allora, c'è questa entità mentale di livello 4, che prima era stata anche di livello 5 anni fa. E poi c'è un'entità mentale di livello 2. Mhm. Vediamole. Sì. La Allora, quella di... 4... vai. Mhm. Vai, vai, vai. La 4 è quella che... quella che le fa sempre avere questo attrito col maschile, da sempre, ok? È come se le mandasse dei pensieri. In eterico vedo Monica, ok? Che ha a che fare con una figura maschile, ok? E l'entità mentale di livello 4 le manda un pensiero e Monica diventa come se diventasse improvvisamente un toro, ok? Che carica e deve attaccare. Ok, quindi in Quindi eterico, quella è legata alla questione del maschile. sì, sì. 2? L'entità mentale di livello 2.
è quella che la fa, la isola, non so come di... Allora, te lo spiego. È come quando lei si approccia verso l'esterno, ok? È come se si approcciasse con un muro, cioè è come se in eterico io vedo lei e vedo come un muro davanti, ok? Quindi quando lei esprime quello che deve esprimere, è come se di là non arrivasse e quindi rimane isolata. È come se di là... Incapacità a farsi capire. Sì, è come se fosse indifferente, è come se dall'altra parte risultasse indifferente. È quello che l'entità mentale di livello 2 vuol far fare a Monica. Impianti? Allora, pianto mentale, che è tipo un archetto che sta più o meno dietro la parete frontale, Mhm. più o meno. Poi ha un impianto eterico più o meno a metà dello sterno. Due sulle anche, cresta iliaca a destra e a sinistra. Basta. Bene, chiamiamo la Ok. vita più importante di Monica. Quella che più ci aiuta a comprendere le cose di questa sua sessione. Sì, allora mi ha fatto vedere, era un uomo. Mm, mm, che abitava isolato in cima a una montagna. Lo vedo su questo cavallo, suo cavallo. Mm, Allora, la caratteristica che mi fa vedere appunto è lui su questo cavallo, mi fa vedere che era dove abitava da solo su questo monte e aveva tutto un alone, un cerchio intorno di questa energia azzurra. Ok, mi fa vedere questa immagine. È come se lui riuscisse a leggere, diciamo, i problemi, mm, cioè dall'alto, io vedo dall'alto, mi fa vedere lui che guarda verso il paese sotto, ok, e c'è questo alone azzurro che è come se scannerizza, scandaglia tutto il paese, ok, e vede dove ci sono le persone che stanno male o che hanno problemi, ok? E lui riusciva ad andare e riequilibrare questa energia, quindi a far passare i malanni o a mm, trovare una soluzione per risolvere le cose delle persone. Mhm. Un'altra? Eh, allora mi fa vedere che era sempre un uomo in Africa, insegnava.
Era un insegnante. Qualcosa di fisico insegnava. Ehm, Lo vedo in mezzo a questa grossa capanna. Sì, cioè, no, più che capanna, le loro case un po' in mattoni, un po' in paglia, no? Però grosso, una grossa stanza, tutti seduti per terra, questi bambini tutti seduti per terra, e lui che insegnava a questi bambini. Qualcosa di fisico, quindi poteva essere un po' specie di yoga, una specie di eh, ginnastica connessa alle emozioni, una cosa così. Ok. Causa esoterica del dolore alla costa sinistra, a una delle coste sinistre. Vedo durante un abduction. Allora, durante un abduction eh, è come se la sua PS si fosse svegliata a metà, si fosse accorta a metà. eh, È come se vedo, allora, in eterico vedo lei che è su questo lettino, e la PS è come se cercasse di sganciare, ma la spingono giù, poi alla fine riesce a sganciarsi dall'abduction e torna nel suo letto, nella sua stanza. Quindi è il risultato di un abduction. Il problema al ginocchio? Problema al ginocchio. Allora, lì c'era un impianto che però poi è stato ehm, inglobato dalla sua PS, è stato neutralizzato dalla sua PS. Adesso non funziona più, non c'è quasi neanche più. Ok. Andiamo a queste abduction. Quante sono state più o meno al mese? O in totale, se c'è un andamento molto differente sul mensile? Sì, sì, non gliele fanno regolarmente. Eh, In tutto 70. A cosa al mese? Ah, no, in tutto, Ah, in totale. Ah. totale. Lei fa a botte in eterico, è vero? Cioè si oppone Si all'entità, oppone. Sì, toglie gli impianti, si sì, ricorda di averlo fatto. non sempre. Lo fa più Sì, sì, sì. spesso. Gli è successo di ricordarsi che Sì, quell'impianto al ginocchio, nel gomito, dove le faceva male, boh, che ne so, la mattina, ma io l'ho tolto, non mi fa più male, così. sì, 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 sì. Le manda proprio, si accorge anche a volte quando stanno arrivando le entità, e quindi le frena subito. Sì, sì. Perché? Diciamo che ha una Allora, consapevolezza buona, più che buona, eh, ma non a 250%. Ecco, quindi. no, però è una caratteristica che lei aveva da bimba, che si portava dalla vita precedente, il ricordo ce l'aveva, e quindi l'ha messo sempre in atto, non l'ha mai, a parte un periodo che appunto diceva prima che volontariamente ha fermato, lei volontariamente ha fermato questa capacità, ma da bambina poi l'ha portato avanti un bel po', e poi dopo ha ripreso a farla, quindi questa capacità di vedere eh, le altre,
vedere gli altri esseri viventi, gli esseri viventi è una parola grossa, però gli altri esseri nelle altre dimensioni, lei ce l'ha, riesce a farlo, soprattutto i disincarnati, appunto, dicevano, ma anche le entità, io vedo che si accorge. A volte forse li confonde forse le presenze a volte le confonde come disincarnati, ma in realtà sono le entità. Mhm. Va bene. Denaro non è né spendacciona né parsimoniosa, ma tuttavia non arriva, diciamo, quasi mai a fine mese. Non è in grado a volte di gestirlo, come dire, in modo proficuo, no? Magari con, non so, con la Mm. gestione del familiare. Mhm. Falconiforme, che interviene tutte le volte che lei ha, diciamo, delle risorse in più, delle risorse che potrebbe tenere da parte o che potrebbe usare per qualcosa di mm, fuori, diciamo, dalla routine. Falconiforme crea la situazione per far sì che lei debba spendere questi soldi, quindi delle spese extra che non erano previste. Ok, questo perché se lei avesse la possibilità, quella tranquillità lì, eh, mh, avrebbe, diciamo, se lei avesse la tranquillità di avere delle risorse in più, ok, quindi l'abbondanza, lei sarebbe in una, si metterebbe a livello emotivo in una tranquillità che farebbe in modo che lei aumentasse ancora di più le sue capacità e quindi la sua consapevolezza evolutiva. Ok, Mhm. il pensiero di avere sempre i soldi giusti mantengono le sue vibrazioni basse, abbastanza basse, no? In maniera tale che ha sempre la mente occupata con qualcosa che la preoccupa e non è libera di invece alzare le sue vibrazioni. Hanno trovato questo meccanismo. Falconiforme ha visto che con lei è efficace per mantenere le sue vibrazioni a un livello basso in maniera tale che non possa evolvere tanto. Medianità, Mhm. fantasia o realtà? No, 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 lei riesce, come dicevo prima, riesce a vedere gli esseri, le presenze, direi, delle altre dimensioni. Cioè, vedo proprio che le sente e nel momento in cui le sente, le vede, le guarda. Mhm. Idem i disincarnati? Però sì, quello che stavo per dire, le vede tutte, però non ha ancora imparato a definirle. Ok, vedo che vede come se vedesse, diciamo, una cosa un po' così vaga, sia che siano entità o che siano disincarnati, li vede un po' vaghi così, tranne alcune volte che gli arriva proprio chiaro, però a volte sente la presenza e vede queste cose qua, quindi non sa se sono disincarnati o interferenze. Deve solo allenare un po' di più questa cosa, quindi concentrarsi e guardare di preciso. Mhm. Ok, quando una persona a lei cara viene a mancare, lei lo sente. Questo non è successo con la nonna materna che intanto chiamiamo, disincarnata, Mhm. che era stata dalla figlia, cioè dalla madre di Monica, giusto? Ho capito bene? Cinivaccata.
Allora, innanzitutto chiamiamola. Mhm. Ed insieme a lei, tutti i parenti di Monica, di tutte le generazioni, il marito, il nonno, e soprattutto il grande innamorato della nonna. Mhm. E intanto apri chiaramente il portale aureo. Fammi capire com'è questa apertura del portale aureo, me la descrivi? Io vedo delle cose, ma vorrei sapere cosa vedi tu. Allora, quando lo faccio aprire, ehm, allora arriva il disincarnato che chiamiamo, no? Col suo carico di sia interferenze che legami con la terra o le persone della terra. Mm. Ok, quindi lo vedo con un certo carico, un certo fardello, no? Mentre noi apriamo il portale aureo, si co- avviene un collegamento tra il disincarnato e il portale aureo, l'energia del portale aureo, ok? E quindi è come se davanti passasse tutto lo scenario chiaro, ok? Diventasse tutto più lucente e questo fardello si staccasse. Perché il disincarnato sente l'energia del portale aureo e diventa tutto neutro, si libera da questo fardello. E mentre lo apriamo si vede come se uscisse questa luce rosa, rosa violetta dal portale aureo e appunto si collega ai disincarnati che ci sono fuori. Ok, chiamiamo la nonna, vediamola. Mhm. Nonna innamorato, protagonisti. Allora lui è arrivato subito davanti, si sono abbracciati, si stanno guardando da innamorati appunto, cioè, come non hanno potuto fare per tutta la vita. Mm, mm. Mm. Ehm, Mm. sono fiamme. Ecco. Bene, allora adesso ci divertiamo, però prima vorrei capire Mhm. perché lei, Monica, non sentiva la nonna. Perché diversamente dagli altri, che è come se fino ad ora la nonna è stato è diverso dagli altri, provo a spiegarti perché è diverso dagli altri disincarnati, che è vero che magari rimangono legati alla terra, ma muoiono. È come se la nonna non fosse morta. In eterico, a livello energetico, quello che io ho visto è come se la nonna non fosse morta. La trasmissione energetica che vedo collegata alla terra, in questo caso a Monica che è ancora viva, cioè che Mhm. è viva. Di solito quando muore una persona, cioè guardo gli altri nonni, no? Che diceva lei che li ha sentiti. Allora guardo la differenza. Il collegamento che c'era è come se ehm, a livello energetico quello della persona morta andasse più su, ok? Quindi c'è il collegamento energetico, ma rimane più su. È come se ci fosse questo scalino, no? Tra Monica e il defunto. In questo caso non c'è stato, è come se la nonna fosse rimasta lì. Eh, Quando è morta. sì, Perché? Perché la PS non era d'accordo al punturino?
Sì, sì, essendo... mm, allora, per la sua malattia è come se lei si fosse dissociata da tutto ciò che le facevano e quindi è rimasta in quello stato lì. Mhm. Eh, Chiamiamoli tutti i morti da Cinivac, tutte le persone che sono mancate per questa storia, legate a scelte non loro, quindi gli anziani, le mhm, persone anziane, a cui i figli hanno imposto, complici la loro scarsa informazione e consapevolezza, anziani colpevoli solo di non avere più le forze, non averne più la voglia, di trovarsi in un istituto magari ad essere obbligati, di non avere alternativa. mhm. Quanti arrivano? 18.500 Italiani o del mondo? del mondo. Questo perché chiamiamo tutte le volte i morti da Cinivac, quindi anche Mm, queste persone. sì, 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 Mm. fanno parte del gruppo, sì. Bene. Moloch come sta? È sempre più indebolito. Eh, cerca di studiare sempre dei trucchetti, sa più cosa fare. Va bene. Mm, mm. I parenti di Monica quanti sono? 126. Li salutiamo. Mhm. C'è dentro anche il nonno materno, gli Sì, altri due nonni paterni. sì. E ora, messaggio della nonna alla nipote. Insegui sempre quello che ti fa stare bene senza farti frenare da nessuno e da niente. Se no devi aspettare come ho dovuto fare io, al di là. Ok. Mhm, Adesso la fiamma e la nonna. mhm, Creiamo un piccolo vagone di treno, tipo Galaxy, no? mhm. Che è un cartone animato tra l'altro pieno zeppo di Galaxy 999, che è il contrario. Mm, mm, Mi sembra che ci sia il rosso e il blu, le due pillole, insomma, vabbè. Comunque, noi ce ne frega niente di Galaxy. Destinazione sorgente è il treno. mm. Li facciamo entrare nel portale aureo e siccome l'abbiamo già fatto una volta e con le fiamme riesce, creiamo un tubo, un canale, se Mhm. loro vogliono ovviamente, eh. Lui vuole, lei vuole. Sì, sì, sì. Ok, seguili. Entriamo nel portale aureo. Mhm, Creiamo un tubo che va dritto dentro il centro della sorgente e loro lo percorrono sul loro trenino. mhm. Dimmi quando sei vicina sono vicini alla sorgente. Ecco, adesso. Dimmi cosa vedi. Vedo un insieme di
potrei dire particelle che vagano nello spazio, eh, mm, sospese, difficile da spiegare, senza consistenza. Mhm. Sei dentro la sorgente adesso? Sì, adesso sì. Quanto vibri? Mm, 1 miliardo di miliardo di miliardo. Mhm. E i nonni dove sono? Nonni, insomma, la nonna e il compagno? Sono lì davanti a me. Siete dentro o fuori? Dentro, dentro. Quindi sono entrati. Mhm. Qualcuno li ha voluti fermare? Non ha potuto fermare nessuno. L'altra volta Era li hanno diretto fermati. il canale. L'altra volta li hanno fermati. Eco, eco. L'altra volta li hanno fermati. Poi abbiamo fatto dei giochi. È in virtù di questi giochi che non li hanno più fermati? O in virtù delle fiamme? O tutte e due? Allora, io ho creato un tunnel diretto e aveva le pareti solide, quindi o tagliavano il tunnel o non potevano romperlo. E poi con Ah, le fiamme, secondo me, vanno diretti, non si può fare vabbè. diversamente. La povera nonna ci ha rimesso le penne con un ago e adesso se ne torna alla sorgente dentro un ago. Mhm. Loro cosa fanno? Sono ancora loro o è No, uno? stavo per dire quella cosa lì. Eh, allora, man mano che si avvicinavano, perdevano tutto. Allora, c'era la PS, perdeva tutta la parte, tutto il resto rimaneva PS, PS, PS fino quasi alla fine e poi è diventata sorgente. Quindi queste particelle senza consistenza che fluttuano. Mm. È un... boh, Un? è un- non non so descriverti perché non è niente. Eh, Indescrivibile. Un insieme sì, di particelle perfette. sì, che non hanno neanche consistenza, quindi non hanno una forma, non hanno... Non sono distinguibili, no, ma non sono uguali. mm, Sono tutto e niente. Sono esatto, tutto, tanto e uno. sì, mm, sì, mm, Mm. non si può, dovrei disegnarlo cioè non riesco a dargli Bene, tutta delle questa parole. esperienza, adesso torna indietro, Elena, Mhm. la racchiudi in un ad eternum. Dentro c'è destinazione sorgente. Quello che è successo oggi Mhm. per nonna e innamorato, Mhm. lo mettiamo in un ad eternum e lo forniamo a tutte le fiamme sulla terra. Dimmi se c'è qualcuno che si rifiuta di ricevere questa informazione. No, Mm? no, no, assolutamente no. Ok. Tutti, anche quelli che sono fiamme, mamma e figlio, Sì, sì, fratello sì, sì. gemello, non mi importa, tutti. Chi ha detto che i due fratelli gemelli non possono tornare indietro come fiamme? Nessuno. Mm. Chi ha detto che ci sono delle regole stolti o stolte? Non si può qui, là, su, giù, no.
deve essere un uomo e una donna, se no non va bene. Non è vero, assolutamente. Chi si deve fare i conti con le proprie entità mentali lo faccia, se no non dia fastidio agli altri. Occhio alle entità mentali, ragazzi. Tutti l'hanno preso? Mhm. Bene. Sembra che oggi non sia successo niente di che, invece è successa forse la cosa più importante di tutte le sessioni. Per la seconda volta, ma in maniera più consapevole, guidata, imposta, desiderata, creata, Mhm. eco, di nuovo, quindi conferma che tutti quelli che ci conoscono, che ci controllano, sono interessati a quello che abbiamo fatto, preoccupati, chi se ne frega. Abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Questo grazie a Monica che ci ha dato questa opportunità. Mhm. Ultima questione, problemi urologici da bambina. Lei per gioco trattiene la pipì, questo le genera un problema non da poco a livello urologico. Causa esoterica se c'è. Allora, il fatto che lei abbia più di una volta e tante volte fatto questa cosa di trattenere la pipì, ha fatto in modo che che l'organo, la vescica, fosse, diciamo, vulnerabile con le vibrazioni basse, no? Perché è sovraccaricata del suo lavoro, infiammata, e a livello eterico le entità ne hanno approfittato e hanno messo un impianto, ok? Però la sua PS era molto attiva da bambina e ha reagito subito cercando di inglobare l'impianto, e questo ha creato l'infezione, per cui poi dopo è dovuta stare all'ospedale. Avrebbero utilizzato questo impianto per fare eh, delle abduction specifiche su questa cosa, ma Mm. la sua PS ha reagito e con l'infezione poi dopo hanno tirato via tutto. Bene, si scateni Monica, cosa vuole fare? È già andata alla Gym Infinitum, è già andata al cinema, ha fatto vedere le cose, ha delle capacità medianiche, ha ottimi valori. Vediamo cosa fa da sola. Allora, ci porta al cluster. Mhm. Ha fatto un gioco magico, nel senso che ha preso tutti i contratti che erano delle scatolette, se tipo portagioie, no? Piccole, ogni vita una scatoletta, e con si è creata tipo ha fatto così con la mano è nata una bacchetta tipo energetica, ok? Poi ha fatto così e ha fatto diventare tutti i suoi contratti un- una spirale energetica, ok? E poi nel frattempo ha aperto un portale definitivo e poi ha fatto così, e tutta questa spirale energetica l'ha buttata dentro e poi ha chiuso. Già fatto. Mhm. Ad Eternum lo mette? Sì, sì. Ha senso mettere un'eterna frequenza anche qui? No. Insomma, perché comunque il gioco qua è da fare, no? Siamo qua a fare le esperienze, come se tu metti l'eterna frequenza, però un po' contrasti. mm, io lo vedo come se diventasse poi una cosa che rimane nel limbo, nel senso che l'eterna frequenza per neutralizzare l'esperienza, così la fai prima, però la devi fare, quindi è come se andasse in contrasto. Un conflitto Eh con... sì. Ok, quindi niente, non lo mettiamo. Va No. bene. Monica che è già bella decisa, che è già bella maschile, no? Se vogliamo, usando un termine così un po' improprio, ma l'abbiamo capito. Le serve la CDF, coraggio, decisione, forza? Forse no.
E poi è una pillola creata soprattutto. Decisione, sì, però può sempre essere utile, sai, per quella parte, Vabbè, un po' di decisione forse. va bene. Eco, 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 dai un'occhiata, chi c'è? Questi sono i militari, ma li manda Odino. Perché? Due militari. Per il lavoro sulle fiamme lui si sente barcollare sempre di più. Vuole un altro braccio, Dino? Doppio? No, no, per carità. No, 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 per Ma io glielo carità. darei però, così impara, Diamoglielo. no? Diamoglielo. Un caldo abbraccio da Teddy Bear. Vai. Quale lato vuoi, il destro o il sinistro? Sinistro. Mm. Quindi tutti diranno, "Ah, diavolo, 666, braccio sinistro", perché qua Ah, ormai a volte, eh sì, a volte ci dicono così. ah, Io vabbè. dovrei essere in ritardo in alcuni video con immagine e voce, no? E quindi sono impressionante perché parlo, ma la bocca va fuori sincrono. Si chiama problemi di connessione barra interferenze, tutto lì. Non sono inquietante e non sono interferito per questo. Grazie, datevi una regolata. Vai, abbraccione. Mhm. Dino. Come cantava Alanis Morissette, thank you. Thank you, Dino. Abbraccio vibrazionale molto alto grazie per Mhm. tutti gli eco di oggi anche. Dacci ai nostri eco quotidiani. Mm, Anche no. infatti. Mettiti i tuoi eco E quel. nel busetin della comare. Non dovevo dirlo. No. Devo censurarlo adesso, ma no, non ci voglio. Senti, era una canzone, cosa ci posso Mm. fare io? Che fa lui? Sfrizza. Frizza o Sfrizzato. frigge? Mm. Frizza, cioè si freeze. Però perché frigge? Cioè mobilizzato intanto frigge. E poi casca come Poi una si statua di dissolve, esatto. sale, sabbia, Sì, sale, sì, sabbia. sì, sì. Mm, mm. Va bene. Andiamo all'avatar Mhm, di Monica. sì. Uguale, ha fatto la stessa cosa. Come nel cluster. Bacchetta e spirale Vediamo. di energia. Buttato dentro il portale definitivo, chiuso. Ottimo, nuova frequenza. 395 miliardi. Vabbè, ciao. 395, quasi Mm, 400. mm. Consapevolezza. 213. PSPE. Il dato meno importante, ragazzi, comunque. 87,33. 87,33. 67. 67,33. Vite precedenti? 1426. Percentuale di queste vite in cui lei è stata con una donna, da donna a donna. Prima era il 3. Sì, adesso è 6. Le ha tenute, quindi. Ah, le ha tenute sono Mm, più. Ha tenuto mm, tutte le vite. sì. 9,7 il cervello. 10,1. Ok, messaggio finale a se stessa relativamente a tutto e alle capacità medianiche, come Mm, svilupparle. allora. eh, Allora, in eterico mi fa vedere questa immagine qua, come se lei. Allora, la vedo in una stanza tutta bianca, ok? Ed è come se lei creasse delle scatole, Mhm. no? Dove lei divide quello che vede.
quindi adesso magari le energie che vede si mischiano assieme e non sono ben nitide. Allora è come se lei dovesse concentrarsi e dividere i vari tipi di energie che vede. Ok, e così le sarà più chiaro cosa vede, quindi se è un disincarnato, se è un falconiforme, se è un rettile, se è cos'altro, un pianeta, non so, no? Eh, può farlo magari concretamente proprio, quindi prendere delle scatole di cartone, ok, e magari scrivere quello che lei pensa di vedere, non lo so, un disincarnato, allora scrive disincarnato e mentre lo visualizza lo mette nella scatola e riuscire a mettere quello che vede nella Matrix in maniera tale che diventa concreto, ok? Mhm. Eh, e questa è una cosa che può fare per imparare proprio a distinguere i vari tipi di energie che vede. E poi per alzare le vibrazioni, la vedo che passeggia nella natura, quindi o nel bosco o non so, vicino a un fiume mi viene. E, e mentre passeggia, fare proprio così con le mani e visualizzare i numeri che salgono, no? Come se fosse, eh, cioè i numeri che girano e diventano sempre più alti, quindi da, Mhm. che ne so, 100, 100.000, 1000, milione, miliardo, no? Così. E sentire proprio le vibrazioni che si alzano. Bene, eh, fantastico. sì. Cosa fa il compagno? Ehm, è, diciamo, stupito positivamente. Adesso, prima vedeva delle caratteristiche di Monica, ma non sapeva bene cosa fossero, no? Quindi si faceva delle domande. Adesso in eterico gli è tutto chiaro, adesso ha capito cosa sono quelle caratteristiche. Ecco, e quindi è molto entusiasta. Bene, cosa fa la fiamma? Allora, la fiamma ha visto questa cosa e comunque agirà per sé verso Monica. Comunque, La sì. fiamma è cinivaccata? No, Il compagno lo è? No, no. no, Ok. sì, no. I figli che fanno? Beh, il figlio più piccolo salta dalla gioia, è contentissimo. E poi si abbraccia alla mamma e dice che bello, che divertimento. Ehm, il più grande è un attimo così, un po' frastornato perché tutte cose un po' fuori da quello che lui ritiene nella norma, no? Quindi è un attimo frastornato, però gli piace, cioè non è che rifiuta, anzi. Mhm. Il piccolo ha imparato a fare ad eternum, dice lei. Sì, piccolo. I piccoli Ok. imparano in un attimo tutto. Va bene. E i veneziani tutti cosa fanno nel cinema? Mi fanno vedere, Non diciamo che dicono sono... quella cosa, vero, no? No, Gay, no. no, non la dicono. Hanno fatto vedere come se fossero tornati, diciamo, alla loro vita normale. Mi fanno vedere una scena di un po' di secoli fa. Lo facevano, organizzavano delle feste, cose varie. Va bene. Lei come la vedi? La vedo che
fluttua nell'aria e con la bacchetta continua a fare quelle spirali di energia che riequilibrano l'energia. Tikimaya Mayako, insomma. Mm. Dato che prima hai Sì. citato Candy, io adesso cito Tikimaya Mayako, che non so che cosa sia. Però non ricordo. No, Crimi era? No, era boh, Crimi, sì. no, no, forse, So boh, che qualche ah. bambino lo diceva, io non vedevo questi cartoni, no. Non potevo vederli, quindi non avevo neanche la televisione praticamente. Vabbè. Tu sei contenta, Elena, di questo Mhm. viaggio? Sei andata nella sorgente, adesso Mm. ciao, oggi sono andata nella sorgente, a quelli che conosci. Sì. Sei pronta a tornare? Mhm. Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.